Ciao amici, io sono Crix e parlo di piante secondo la mia esperienza da appassionato, amatore e coltivatore. Oggi parliamo di ortica, una pianta spontanea che spesso viene considerata come fastidiosa, pericolosa, pungente, ma che è in realtà una pianta ricca di proprietà benefiche per la cucina, per la salute, ma anche per la salute delle nostre piante e il terreno. Quindi oggi andremo a vedere nello specifico questa pianta, come utilizzarla, quali sono le sue proprietà e quindi seguitemi. Vi ricordo inoltre che molte cose che dico nei video e non solo le potete trovare scritte anche sul mio blog, trovate tutto qua in descrizione, così come i miei social, sia sul blog sia sui miei social do consigli sulle piante o perlomeno quelle che coltivo io, magari ho più esperienza da molti anni e potete vedere anche qualche foto. Se volete farmi richiesta di qualche video in particolare o qualche domanda, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, vi ringrazio tantissimo perché così mi aiutate a crescere. Un'altra cosa, sempre qua sotto nell'info box trovate anche degli articoli, di solito Amazon ma non sempre, dove potete acquistare magari alcuni prodotti che consiglio e che io utilizzo, perché di solito consiglio solo le cose che ho già usato e quindi so come funzionano o le utilizzo tuttora. Non perdiamo altro tempo, sigla e iniziamo! Questo aspetto professional, tra l'altro con il tablet davanti, è per essere sicuro di non dimenticarvi di dirvi niente. Quindi partiamo dall'inizio. Che cos'è l'ortica? L'ortica è una pianta, ovviamente, come sapete tutti, perenne che cresce spontanea nei nostri luoghi, comunque in tutta Italia, ma non solo, anche in molte parti del mondo. Ovviamente è molto facilmente riconoscibile, ha questa caratteristica di avere dei peletti urticanti che quindi se toccati creano questo prurito molto fastidioso, mi capita spesso nell'orto, ma va bene. Però spesso quello che la gente non sa, e io anni fa non sapevo, per esempio l'avevo scoperto leggendo il mio primo libro, uno dei miei primi libri sulle piante in generale, sulle spontanee, che l'ortica in realtà ha moltissime proprietà. Ha proprietà se utilizzata come concime, ha proprietà se mangiata e ha proprietà se usate per la cura della pelle della persona. Quindi andiamole a vedere tutte. Vediamo i benefici per la salute. Per la salute è che è una pianta che è ricca di nutrienti, in cui è una fonte eccellente di vitamina A, C e K e alcune vitamine del gruppo B. In più contiene minerali come ferro, potassio, magnesio e mi pare calcio. Ha proprietà antinfiammatorie e infatti si può utilizzare anche per problemi come artrite o altre infiammazioni di questo genere. Dà supporto al sistema immunitario, avendo appunto molte vitamine e anche degli antiossidanti, è molto utile anche per questo scopo. È un detox naturale, quindi aiuta a eliminare le tossine, a pulire l'organismo, queste cose qua, e a migliorare quindi la salute dei reni. E dà supporto al sistema circolatorio, aiutando a mantenere sani i livelli di zucchero nel sangue. Queste informazioni non le dico io in quanto medico, botanico, no, assolutamente, sono tutte informazioni che ho saputo leggendo libri, leggendo cose sul web, da fonti attendibili e utilizzandola. Quindi questo è importante specificarlo. L'ortica, appunto, come dicevamo prima, un altro effetto che ha, oltre per la salute e il benessere, è che è un concime naturale a costo praticamente zero. Come se non bastasse, quindi anche ecologico, e va bene, diciamo, principalmente per 4 motivi, che sono: il primo, appunto, come abbiamo detto, anche per la nutrizione, che è ricca di nutrienti, come abbiamo visto, appunto, potassio, ferro, magnesio, azoto, che quindi sono tutti nutrienti che vanno benissimo alle piante del nostro giardino, orto, vaso. Il secondo è che è uno stimolante per la crescita delle nostre piantine. Migliora infatti la crescita delle radici e aumenta efficacemente lo sviluppo della pianta stessa. La terza cosa ottima, e funziona davvero tanto bene, l'ho appurato io stesso, è un repellente naturale.
aiuta quindi a respingere alcuni parassiti, non tutti ma alcuni, quindi informatevi prima a seconda del tipo di parassita che attacca la vostra pianta se può andare bene o meno, ma ve lo consiglio appunto tantissimo come repellente perché nel mio caso funziona che è una meraviglia ed è una variante naturale e praticamente super economica per un sacco di parassiti. L'ho appurato io stesso e ne sono felice. Chiedo scusa se c'è un cambio di audio, ma mi si è scaricato il microfono, quindi adesso parlerò senza, cioè ho messo un altro microfono, ma non so se si sente bene, quindi incrociamo le dita. La quarta cosa è che migliora proprio la salute del nostro suolo, andando a incrementare la biodiversità dei microrganismi e quindi andando a migliorare la struttura e la fertilità del terreno. Come si prepara il nostro utilissimo concime all'ortica? In realtà è molto semplice, basterà fare un rapporto di 1 a 10, 1 di ortica, 10 di acqua, quindi se avete 1 chilo di ortica dovrete mettere 10 litri di acqua. Se avrete mezzo chilo di ortica andrete a mettere 5 litri d'acqua e così via. Il procedimento è la raccolta, quindi le foglie dovranno essere giovani e la pianta non ancora in fioritura. Se è già in fioritura, pazienza, va bene lo stesso, ma se le foglie sono giovani e fresche prima della fioritura saranno più ricche di nutrienti, quindi è consigliato farlo prima. Andremo poi a prendere le nostre foglie, le tagliamo molto grossolanamente, le buttiamo nel nostro contenitore d'acqua, contenitore che fra l'altro può essere di legno o di plastica, ma non di metallo perché andrà a cambiare se no la struttura, diciamo così, dei nutrienti dell'ortica, quindi è sconsigliato il metallo. Dopodiché andremo a far fermentare il tutto coprendolo e andando a girarlo ogni giorno per almeno 2 settimane. Quando smetterà di fare schiuma e avrà un bell'odore di putrefazione, allora sapremo che il nostro concime è pronto. Sconsiglio quindi di farlo in casa o comunque in vicinanza di casa perché ha questo forte odore che non è certo lavanda, quindi vi consiglio di farlo un po' più lontano. Diciamo che è la pecca nel nostro concime, che è molto buono e quindi una pecca ce la doveva pure avere, no? Una volta che è pronto, l'ultimo passaggio è di andare a filtrare il tutto. Lo andiamo a filtrare, rimuoviamo le nostre foglie, ciò che ne rimane, e poi possiamo utilizzarlo. Per l'utilizzo è molto semplice, la regola è sempre 1 a 10, perché questo sarà il nostro concime, il nostro fermentato, ma sarà molto forte, molto puro e non possiamo darlo così alle piante. Quindi dovremo andare a prendere una parte di questo contro 10 di acqua, quindi se avete 10 litri di acqua in un annaffiatoio gli andrete ad aggiungere 1 litro solo di concime, quindi regolatevi di conseguenza. Possiamo poi utilizzarlo sia dando da bere alle nostre piante direttamente nel vaso, quindi come concime o come miglioramento del suolo, come nutrizione anche per il suolo, o altrimenti se vogliamo usarlo come antiparassitario possiamo andarlo direttamente a spruzzare sulle foglie. La diluzione è sempre uguale, 1 a 10, e dobbiamo fare in modo di spruzzarlo su tutta la pianta se colpita da un parassita, quindi fare bene attenzione di beccare col nostro concime tutta la parte della pianta e non dimenticarne nessuna. Per il resto questo è come si utilizza. Una cosa tra l'altro molto più veloce e molto più semplice, se avete oh mamma mia non mi viene il nome, per fare il compost, quello dell'immondizia dove ci butti gli avanzi, un compost. Comunque potete utilizzare le foglie di ortica anche nel compost per andare ad arricchire direttamente la terra, il terriccio, quello, avete capito? Quindi l'ortica abbiamo visto che è una risorsa per le nostre stesse piante. Io spesso quando ne ho in abbondanza, perché poi ho tutta una parte che non è coltivata dietro casa, che è di signori che non guardano proprio il terreno e è pieno di infestanti bosco che continuamente vengono dalla mia parte, tra cui ortiche, quindi ho semi ovunque tutti gli anni. Vado proprio a toglierle e le butto magari anche sulla parte di orto che voglio far riposare e così via. Questo è
Una mano dal cielo. Detto questo, vediamo come utilizzarla anche in cucina. Abbiamo visto a inizio video quante proprietà ha nella nutrizione anche umana l'ortica. La parte importante di tutto questo è saperla un po' maneggiare perché è urticante, quindi mi raccomando, utilizzate dei guanti, che è il metodo migliore. E la possiamo utilizzare per fare come condimento in risotti, possiamo farci delle frittate. Ecco, la frittata è il metodo in cui la utilizzo più io, altrimenti si può aggiungere anche in realtà in torte salate, o addirittura, questo l'ho solo letto però non l'ho mai provato, lo proverò il prossimo anno, e fare un pesto all'ortica a quanto pare. La cosa importante è che una volta che avete raccolto la vostra ortica, si consiglia appunto sempre prima della fioritura, anche questo, andiamo a prendere le foglie, le laviamo bene in acqua fresca in modo da rimuovere i residui di terra e tutte queste cose qua. Dopodiché le andiamo a mettere in una pentola e le facciamo sbollentare per almeno 2 minuti. Questo è importante perché è il processo che andrà a neutralizzare i peli urticanti, quindi è importantissimo farlo. Non mettetevi la foglia di ortica così in bocca solo perché è ricca di nutrienti, no, bisogna farla sbollentare per almeno 2 minuti e poi la possiamo consumare. Ora che abbiamo visto tutto questo, vediamo anche come l'ortica può essere utile per la nutrizione esterna, anche se dal mio bellissimo volto non si direbbe, però a me piace prendermi cura di me, quindi utilizzo molte cose naturali che faccio io, tra l'altro. No, qualcosina lo compro, non è vero, però tipo olio di perico, tipo macerati vari, tipo creme, mi piace proprio tanto e quindi vi do qualche consiglio che utilizzo io. Ha proprietà quindi rigeneranti e per questo motivo è molto indicata ad essere usata per pelle o per capelli, e le sue principali proprietà sono: prima, sicuramente antinfiammatoria, può ridurre e lenire le infiammazioni o le irritazioni cutanee. La seconda, l'abbiamo già vista, è ricca di vitamine, minerali e come sappiamo nella nutrizione esterna è anche importante dare vitamine, dare minerali, e l'ortica questo ce lo può dare. Ha un effetto astringente come terzo punto e quindi aiuta a ridurre l'effetto di sebo, rendendola quindi utile contro la pelle grassa o comunque per ridurre l'acne. Stimola la circolazione, questo migliorando appunto la circolazione sanguigna, come abbiamo visto anche prima, e questa è la cosa che favorisce la crescita appunto dei capelli e migliora soprattutto la salute anche del cuoio capelluto. E poi ha proprietà antibatteriche e antifungine, quindi come per le piante combatte batteri e funghi, mantenendo anche il cuoio capelluto e non solo pulito e prevenendo quindi infezioni. Io normalmente l'ortica la utilizzo come tonico, oltre che come concime per le piante o nelle frittate. Come tonico in realtà è molto semplice. Raccogliete, io di solito qua non ve lo so dire in peso perché non peso, prendo la mia tazza da tè, la classica tazza da tè, quella un po' grandicella perché ne bevo tante, e quindi quella tazzona da tè, vado nell'orto, raccolgo le mie foglie e prendo una tazza contro 2 tazze della stessa misura di acqua. Prima faccio bollire l'acqua, una volta che bolle vado ad aggiungere la mia ortica, dopodiché la lascio in infusione per un tempo medio di 10-15 minuti, va bene 10 ma di solito me ne dimentico. Dopodiché vado a filtrare e lascio raffreddare il tutto coperto in modo che non mi entrino mosche, schifezze varie, polvere, tutto quanto, la lascio lì coperta. Una volta che si è raffreddata vado ad applicare il tonico sulla pelle o anche sui capelli. Io cosa faccio? Aspettate, torno subito. Eccola qua, perché io le mie pozioni le faccio nella cucina dello studio, ovviamente perché il mio studio è il mio regno e c'è anche la cucina, quindi perché no? Ed è al piano sotto, quindi non devo fare le scale. Quindi vado a riempire queste cose qua di cui sono pieno, ne ho a dozzine e non bastano mai. Io ci metto tante altre cose, tra cui appunto l'olio di perico, come ho detto prima. Qua vado nella mia
con l'acqua raffreddata, il mio astringente, il mio tonico all'ortica, vado a riempire questo. Poi cosa faccio? Semplicemente al mattino io mi alzo, mi lavo la faccia e cicchi 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 cicchi, a posto. Un'altra cosa che si può fare, che funziona veramente bene, è spruzzarlo sul cuoio capelluto. Allora, i casi sono due. Di solito faccio così: faccio il mio tonico prima di fare la doccia, in modo che così riempio una di queste, perché una di queste mi dura qualche giorno, quindi diciamo che vi può durare, non ne sono sicuro, però secondo me 2 settimane, non di più. E conservatelo al fresco soprattutto. Cosa faccio? Lo vado a fare quando devo farmi la doccia, perché poi col tonico che rimane, quindi avendo fatto 2 tazzone, è vero che un po' bollendo l'acqua evapora, ma poca, quella che mi rimane vado a fare, praticamente metto la testa sul lavandino e vado a rovesciarmelo freddo, ovviamente lo lascio raffreddare in testa, poi mi lego i capelli e aspetto all'incirca un quarto d'ora che quindi faccia un po' di effetto. Questo perché così il mio tonico va sia sui capelli sia sul cuoio capelluto. Da quando lo faccio, io ho avuto anche problemi un po' di caduta di capelli, usavo anche tante fiale anticaduta. Da quando uso specialmente ortica, iperico e olio di oliva, ma non insieme, cioè vabbè, poi magari vi spiegherò, questo è un video a parte, non ho più avuto problemi di caduta di capelli, anzi in alcune parti dove ne avevo persi tanti mi stanno addirittura ricrescendo, quindi non dico che va per tutti così, perché poi ci sono vari problemi, malattie, poi la caduta dei capelli può dipendere anche dalla nutrizione, da tantissimi fattori, quindi ovviamente non è che se utilizzate l'ortica risolvete tutti i vostri problemi. A me però devo dire che ha aiutato tantissimo, quindi ve la consiglio. E poi con quello che rimane lo uso in testa e tutto il resto lo metto qua dentro. Io per 2 settimane ho un tonico praticamente a costo zero, praticamente al 100% naturale, e che fa molto bene alla pelle, perché seppur i miei problemi sono un po' i lineamenti, devo ammettere che non posso lamentarmi sulla salute della mia pelle, quindi vuol dire che funziona, mi trovo bene e non ho mai avuto problemi. Che dire ragazzi, dovrei avervi detto proprio tutto sull'ortica. Mi piacciono questi video dove vi condivido parte delle mie esperienze con le piante, quindi non solo la cura della pianta, questa ha bisogno di tot sole, tot acqua, questo tipo di terriccio, ma mi piace anche dare questo tipo di informazione. Prima di tutto perché appunto, come abbiamo visto, l'ortica ha queste 3 funzioni, che quindi se a voi non interessa utilizzarla come nutrizione sia interna che esterna, però avete la possibilità di fare un ottimo concime. Se non vi interessa perché magari avete già altri concimi, altri modi di concimare le piante, però lo potete usare nella nutrizione. Sono una parte della natura che mi affascina veramente tanto e che mi spinge, oltre a curare di più le piante, a prendermi più cura anche di me stesso. Quindi il mondo verde io trovo che sia un mondo magico, spettacolare, che oltre a incuriosirmi e stupirmi ogni volta, perché c'è sempre qualcosa in più che so, tipo appunto già solo per fare questo video, che quindi oltre alla mia esperienza ho voluto prendere anche informazioni per essere sicuro che la mia esperienza non fosse dettata solo dalle mie idee, ma da qualcosa di sicuro, di concreto. Quindi ho preso libri, ho preso internet e ho fatto ricerche, ho scoperto che si può fare anche il pesto, e infatti il prossimo anno proverò a farlo. Quindi spero che questi tipi di format di video vi piacciono. Ovviamente usciranno sempre video sulla cura specifica delle piante, perché è il mio mondo e quindi continueranno ad uscire, però mi piace ogni tanto anche inserire qualcosa del genere, quindi spero che vi faccia piacere, e vorrei sapere se anche a voi ha fatto piacere, magari qua sotto con dei commenti. Vi invito quindi ancora a vedere il mio blog. Nel caso non riusciste a fare voi astringenti, concimi all'ortica, vi lascio qualcosa che ho trovato in giro, così potete acquistarlo. Dovrei proprio avervi detto tutto, quindi vi mando un grosso abbraccio, alla prossima, ciao da Cri!